Buongiorno. Buongiorno Tribù. Io sono giunta alla conclusione che dormire vicino ai laghi non dormo bene. Continuo a svegliarmi, non ho il Sì, sonno è vero, profondo. Mi sveglio la mattina super stanca. Ma più che i laghi, secondo me, sono le dighe perché ti ricordi anche al Ciorro. Bravo, è vero. Il Pagno, il Ciorro. Sì. Dall'altra parte. Però è vero, non so perché. O magari Delle energie strane, non lo so. Sono strana e lo so. O la diga, magari la produzione di energia, le turbine, c'è qualche campo che ti disturba. Sì, ma ho proprio incubi, Incubi, mi sveglio male. Boh, va. Il posto è bello, è carino. Il posto è bellissimo. L'area attrezzata è bella, c'è un parco giochi, l'area barbecue. La griglietta, bisogna comprare sta griglietta. Mannaggia la pupazza, è vero, sono arrivato un gruppo di scout, bello grande, sono lì tutti in cerchio. E oggi ci andiamo a vedere il Monte Monaco. Toma! Brava, solo perché in Sicilia, mi ricordavo della Sicilia, che andiamo lontano. E poi torneremo qua a farci un bagnetto perché questo lago è veramente carino. Sì, è così carini, si bagnano anche loro. Sì, bello. Andiamo, va. La Ciki oggi si sveglia con un bello sterratino livello 1, no Pier? Sì, questo qua dai. Molto soft. Questo è soft. Se non facciamo gli sterrati alla Ciki gli manca, poverina. Però poverina sì, madonna. Quanti ne ha fatti in questi mesi? Siamo arrivati in sto borghetto e io avevo voglia di un caffè perché mi devo svegliare. E naturalmente cosa è successo? Che ho preso una bella inciappetata. 1,50 un espresso. Sì, c'è ancora l'ombra sporco di caffè. Sì. Non dirmelo, Porta adesso lo vedo. Adesso meglio? Sì, era buono, neanche. No, non era fatto bene. No, lo fai meglio te con la moka. Quindi doppia inciappetata. Molto bene. Ma questa scultura in legno, ragazzi? Sì, del Gesù, gli hanno fatto infatti i cappellini più corti rispetto al solito. Sembrava quando io quando ho iniziato a farmi crescere i capelli. Gesù, che boccoletti che c'hai. Siamo qui, già dentro il paese, il borghetto. Veramente un bel borghetto. Puoi non andartene? Boiaccio? Vuoi? Mannaggia, peggio dei bambini, come avere i bambini. Voi? Guardate, quando non vuole ascoltare. Ah, perché adesso hai detto, hanno acceso la telecamera. Facciamo vedere che sono bravo, no? No, furbetto, adesso l'altra se ne va. Cina! Mannaggia la pupazza. Vieni qua. Ah, perché c'è accesa la telecamera, quindi ogni volta che non ascoltate accendo la telecamera. Che silenzio sto borgo, Sì. È uno spettacolo. Monte Monaco, ho detto anche la perla dei Sibillini. Ovviamente siamo proprio alle pendici dei monti dei Sibillini. E prende il nome dai monaci benedettini che vennero qua nell'VIII secolo. E cosa fecero sti monaci? Fanno miracoli, sono arrivati qua e hanno trasformato queste terre incolte e povere in terre ricche che si dedicavano all'agricoltura e anche alla pastorizia. Poi così come la vediamo oggi è di epoca medievale, quindi stiamo parlando del XIII secolo avanti Cristo, si insediarono qua e Monte Monaco divenne il comune di tutta la zona perché siamo veramente in alto, posizione strategica tanto sulla valle che tanto sui monti, quindi si potevano vedere arrivare i nemici sia da valle che dalle montagne che abbiamo alle nostre spalle. Brava, stamattina perché dovevo prenderlo anch'io il caffè, non l'ho bevuto però. E la particolarità, guardate,
Sì, siamo passati dai blocchi di travertino all'arenaria. Arenaria in italiano, arenisca in spagnolo. Perdon. Però bello. La particolarità di questa chiesetta ha due particolarità. La chiesetta in sé è una chiesetta normale. È compressa, tu te l'aspetti Sì. comunque rettangolare, invece poi è quadrata dentro. È compressa e c'ha solo un'entrata laterale Sì. e non ha un'entrata principale né da un'estremità né dall'altra. Sì, nel frontale niente, è proprio laterale, è quadrata, è compressa, una Sì, chiesa. è stranissima. E la seconda particolarità è che hanno mantenuto Sì, un pezzettino lì a destra delle vecchie mura. piccolo. Sì. Sì, carina. Basica. Basica? Niente di particolare. No, ne abbiamo viste molto più belle. Qualche sassetto è caduto, Guardate, gli hanno messo sopra una rete. È la prima volta che lo vedo. Sì. Sì, guardate. E questa posizione strana, molto strana. Sì, c'ho io la telecamera così. Guarda dove sono per fare un pim pum pam. Qua dietro, ragazzi, non c'è un pezzettino di mare, ma quello che abbiamo alle nostre spalle, mamma mia. Sì che è la perla dei Sibillini, Sì. siete pronti? Pim pum pam. E ieri siamo stati là sopra, nella puntina, e là in fondo oggi non si vede perché foschia però. Fortunelli on the road, c'è la foschia, si vede il mare, Spettacolo. un pezzettino ma si vede il mare. Che bomba! Ed è arrivato il momento leggenda sul piede. Pensavate che non vi raccontavo una leggenda, ma i Monti Sibillini sono avvolti da tante leggende, ma una in particolare della Sibilla. Era una maga molto buona e incantatrice e aveva tante conoscenze sull'astronomia e sulla medicina ed era circondata dalle sue fate. Là sul monte Sibilla c'è una grotta chiamata la grotta della Sibilla o anche rinominata la grotta delle fate. Lì si dice che la maga avesse sotto questa grotta il suo regno fatato, circondata dalle fate. Le fate cosa facevano? Di notte scendevano per tutti i paesi della Sibilla e insegnavano alle giovani l'arte della tessitura e della filitura. E giustamente le marachellone cosa facevano? Andavano a conoscere i giovani maschietti delle valli e insegnavano loro la danza della saltarella. Si dice che queste fate avessero sembianze appunto umane, però che avessero invece dei piedi, avessero degli zoccoli che erano camuffate dalle lunghe gonnellone che avevano. E questo perché? Perché loro dovevano scendere di notte e prima dell'alba dovevano ritornare nella grotta e quindi i piedi, gli zoccoli permettevano alle fate di correre velocemente e di tornare su nel regno, nella grotta delle fate. Si dice anche, adesso da qua non si vede bene, però il Monte Sibilla la cima è circondata da una corona, detta la corona della Sibilla, che è un faraglione di roccia, e si dice che appunto le fate appunto correvano talmente veloci per arrivare
prima dell'alba e hanno lasciato appunto questi segni, questa corona è stata fatta dagli zoccoli delle fate. E Shurpier si è dimenticato di dirvi una cosa importante. Vabbè, importante no, che era della leggenda. Della leggendina. Che qualche giovincello, le fate, se lo sono portati nella grotta. Furbette già all'epoca, Sì, però i giovani poi avevano vita eterna finché il mondo non finiva, però lì dovevano restare, potevano uscire solo di notte. Quindi, il doppio gioco. Vabbè, però dico io che sti giovincelli sapevano cosa andavano incontro, no? Il borgo stupendo, immerso nei Sibillini, una vista spettacolare, carino, piccolino, però ragazzi c'è anche l'altra faccia della medaglia. Abbiamo fatto vedere i vicoli belli, tutto bello, però questo è come tante altre, anche là dietro tutto il paese è pieno di cantieri e questi sono i segni ancora del terremoto dell'Abruzzo del 2016. Sono passati 9 anni, Non entro in polemica, però dopo 9 anni ancora c'è gente che si sta rifacendo la casa. Purtroppo è così, però veniteci, è uno spettacolo, venite qua, il turismo, la gente qua ha bisogno di turismo. E poi esci dal paese e trovi questo cartello: contadino contrattore cerca contadina contrattore per amicizia ed eventuale matrimonio, inviare foto del trattore. Poi qua ce n'è un'altra, la donna elegante, profuma di Chanel, la donna perfetta, profuma di cascio di pecora. Direzione lago, così vi facciamo vedere il laghetto. Andiamo a toccare l'acqua, che secondo me di caldo non avrà nada, no, non ha niente. E vediamo se mi faccio la pucciatina, perché la pucciatina nel mare delle Marche non me la sono fatta. No. E nel lago vediamo, secondo me sì, oggi fa caldo, fa già più caldo. Sì. Sti panini Che già gli ha dato un morso sul piede. Io l'ho fatto con prosciutto, formaggio e salame, bisognava finire gli avanzi. E dopo la pucciatina non lo so, sono andata giù in fondo. È un laghetto, però è un laghetto artificiale, già sappiamo com'è. C'è un bel mosetto. Non lo so, c'è uno spiano e poi devi andare giù a fare il bagno. Però i cani secondo me possono scendere. Mangiamo e scendiamo. Buon appetito! Questa è la zona preferita di Pier. Guardate che barbecue che c'è qua. Qua sotto c'è il lago. Qua c'è un piccolo parco giochi, ma dall'altra parte c'è un parco giochi che io me lo sognavo da piccola. Cioè, beccatevelo, Che bello, con le casette, i percorsi. Là in fondo ci sono altri percorsi. È proprio bello come parco giochi. Ed è in mezzo al verde. I cani sono impazziti? Un po' di libertà? Siete pazzi? Allora, giù! E tu, Tam? Ho un bisogno urgente di lavarmi i capelli. Sei pronta? Sarà congelato. Sei pronta? No. Oh. C'è più fredda della Bosnia. Già, non esagerare. Ok.
Mannaggia, più fredda della Bosnia. Sì, è più fredda. Dai, dopo faccio la pucciatina, vediamo. Sul Pier. Vado? Hai detto, oh, esagerata, vai. Vado. Vai. Ora poi come si è buttato dentro. I cani non fanno testo? No. Si buttano dentro anche nelle acque più gelide. Oh, è belmosa. È belmosa. Com'è? Com'è? Esagerata. Esagerata. È fredda, Ma forse ti dimentichi quella della Bosnia che era gelata. Questa neanche, non c'è neanche paragone. Forse perché ha ragione, Pier, gli diamo ragione, ma non ditelo col mio bellissimo turbante in testa. Forse perché fuori faceva molto più caldo rispetto a qua. Oh, no, l'acqua dei fiumi bosniaci era fredda. Era fredda, no? Però perché faceva più caldo fuori, forse qua fa più freschetto e a me l'acqua sembra più freschetta. No, hai vicino a dov'è che era? A Bledigne? Bledigne, quella era congelata e faceva caldo, quel giorno. Diamo ragione a Sulpier per Dai, una è volta. freschetta. No, per me era fredda, io ci ho messo i piedi, è fredda, non so. E perché tu ormai, non so, sei freddolosa quest'estate? Cioè, abbiamo conosciuto gente molto più freddolosa quest'estate, ma hai portato sulle montagne. Cosa, hai accumulato il freddo? Adesso Sì. per scaldarti sei come le lucertole Sì. che devi Ho bisogno di più temperatura. Devi metterti al E sole. abbiamo conosciuto gente che è molto più freddolosa di me, che ancora dorme col pigiama lungo, non facciamo i nomi, No. e con i calzini, quindi non lamentarti. Vero. Voi, dov'è tuo padre? Che è venuto a cercarti? Dov'è? Pier! Pier! È 20 minuti che ti cerco, cosa fai lì? Salva un filo e mi sono spaventata! Sei sparito da 20 minuti? No, ma continua, Non so, ero preoccupata, siete spariti 20 minuti e ho detto gli sarà successo qualcosa. Cosa stavi facendo? Facendo dei pini con dell'edera, la mia edera è sempre stata un po' sulle scatole. Ho cominciato a strappare l'edera dal pino, se no il pino stava soffocando e ho cominciato a romperla con un sasso. Poi i cani erano lì in giro, ho detto vabbè, sono qua in giro a farsi 2 giri. Io intanto rompo l'edera, salvo un pino e... Che ci vuoi? Tribù, voi pensate che è sempre Sulpier ad aspettarmi? E no, è un quarto d'ora che dobbiamo partire. E si è messo a fare cose, aggiustare un armadietto della cucina che ha avuto tutto il giorno, ma lo deve fare in questo momento. Mi sono dimenticato, comunque le viti non tengono più, anche se le stringi poi dopo con le vibrazioni toglie, sai cosa ci metto? Un po' di colla calda dentro il buco e così non si svitano più. Beh, così per Soluzione tutte le definitiva. cose facciamo colazione, io mi alzo dopo, sono pronta prima. Ma vi succede anche a voi? Eh sì, perché se a noi non succedono cose, non siamo felici. Madonna. Vedete questa cosa? È un amo da pesca. Adesso stavo accarezzando la Cina, pensavo che avesse incastrato un pezzettino di legno così e vedevo che non si staccava, visto che ha fatto un po' così la faccia strana. Un amo da pesca. Chi li abbandona in giro va bene, viene a pescare, Ti però porti poi a casa. ti si rompe il filo, l'amo te lo porti a casa. E per fortuna che non è appuntito. Cioè, non ha, lo vedete che non ha i due, sai che ci sono altri due ferretti in modo che poi dopo stirando il pesce non scappi. Meno male che è un amo semplice così, quindi con una pinza sono riuscito a toglierlo. È stata bravissima, non ha pianto né niente.
E dopo questa cambiamo destinazione e facciamo ancora un po' di chilometri e cambiamo spot. Speriamo che lo troviamo alla prima. Ma sì, dai. Positive, be positive. Ma guardate la strada, sembra di essere in Val Cavarnia prima che sboscassero tutto. uguale, che andiamo lontano, le curve sono le stesse. Sì, il bosco si chiudeva così. Sì, difatti il mio stomaco sto andando piano adesso. Sì, è vero, le hai prese dolci. All'inizio pesa il piede pesantino, però iniziamo a imparare, no? Anche perché col furgone che fai, Un rally non lo puoi fare. E la storia continua, possiamo cambiare paese, ma quando non hai rete vai alla ricerca di rete. 3 tacche, 2 tacche, una tacca. Una tacca, lo perdiamo, non capisco dov'è l'antenna. Dove sei? Mi sa che è dietro di noi. Il posto della notte l'abbiamo trovato, volete sapere dove? In uno spiazzo di una strada. In uno slargo, alla fine. In uno slargo, però. Non passa nessuno. No, finora no. È una strada di collegamento tra Monte... È passata giusto una macchina. Giusto adesso. Tra Monte Monaco e Rubbiano. Cioè, ma proprio una strada di campagna, ci passano 4 macchine. Perché i piani sono un po' cambiati. Piero ha visto una cosa e ha detto... No, se vuoi andiamo. Andiamola. No, però ha visto una cosa qua in faccia dove abbiamo noi, non ve la svegliamo per il prossimo episodio. È lì che la vedevo oggi e ho detto vabbè dai. Adesso è anche vero che a Pier a volte io gli devo mettere dei freni, perché se no mi metto in cose che non ve lo sto neanche a dire, e questo è un piccolo spoiler. Vediamo cosa succede domani, perché anch'io gli dico, ma sì, si può fare, però vediamo. Perché in fondo ti piace. Sì, Pier. Sì. Però stasera per cena pasta fresca, che sono i fusilli, però sono tipo trofie, però li chiamano i fusilli. lì col pomodoro, che sapete che io non posso mangiare, e io in bianco. Ricotta e tu in bianco. Io in bianco. Che tristezza. E ve lo ricordate questo parmigiano che abbiamo comprato nella nostra amata Bosnia? Non è male, È strano perché lo vedete nel tubo, è poca roba, però della Zanetti, Sì, sì. E quindi dobbiamo finirlo, non si butta via niente. È costato 1,50 forse. Sì. O una roba e del sono genere. 80 grammi. Sì, vabbè. Non è tanto. Il paesino di oggi a me è piaciuto, soprattutto la vista fa tanto di questo paesino. Sì, il borgo è in suggestiva. Sì. Il lago, niente di che, ma per bagnarsi va più che bene. Passa il pomeriggio, mangi, passi il pomeriggio, va bene. E direi filmetto e a letto. Il video è arrivato fino a qui. Se vi è piaciuto, come sempre, iscrivetevi al canale. Mettete un bel mi piace. Se volete, venite a cenare con noi. Buon appetito. E ci vediamo alla prossima. Un bacio. Ciao.